Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale Calciomercato. Continuiamo a seguire le notizie, le indiscrezioni, le voci di mercato che poi si faranno sicuramente più insistenti dal 1° luglio in avanti, però cerchiamo di vedere come si stanno muovendo anche le altre di Serie A, perché abbiamo fatto il video sul calciomercato del Napoli analizzando la situazione, Osimhen, Kadioglu, Gabri Veiga, eccetera, eccetera, eccetera. Lo trovate sul canale, è l'ultimo video che ho caricato. Quindi dobbiamo vedere con chi giocarcela poi l'anno prossimo, chi si indebolisce, chi non si indebolisce, chi manterrà l'asticella lì. In questo momento l'Inter sembra essere la squadra più attiva e più con le idee chiare sul mercato. Dirigenza comunque da non sottovalutare, competenza sicuramente al di là delle chiacchiere, i debiti, i fondi, non i fondi, sono in rosso, non sono in rosso. L'Inter ufficializza, porta a Milano e si gioca comunque il titolo l'anno prossimo, la finale di Champions quest'anno. Dirigenza completa e competitiva. Infatti partiamo con le notizie proprio dall'Inter, ragazzi. Se non l'avete fatto prima di cominciare, iscrivetevi al canale proprio in questo momento. Avete messo un like? No, mettete un like a questo video così cominciamo con le notizie. Inter è fatta per Bissek, è fatta più o meno. A metà luglio le visite. Allora, Inter vicinissima all'acquisto di Jan Bissek, difensore e capitano della Germania Under 21. Secondo quanto riporta Sky, il tedesco dovrebbe arrivare in Italia nella prima metà di luglio, finito l'europeo di categoria, e pronto un quinquennale fino al 30 giugno 2028. L'Inter pagherà la clausola di 7 milioni in due rate da 3 milioni e mezzo. Calciatore di prospettiva interessante dell'Under 21 tedesca, quindi Azpilicueta prende il posto di Skriniar, Bissek per il futuro. L'Inter sta marciando alla grande in questa sessione di calciomercato, e poi l'Inter, lasciatemelo dire, è una delle poche squadre che cerca di saldare tutti i tasselli mancanti, partenze, uscite, eccetera, eccetera, prima del 10 luglio, per avere quella rosa e lavorare un mese e 10 giorni, mi sembra che inizi il 20 agosto la Serie A, se non erro, quindi lavorare quel mese e 10 giorni con la rosa, tutta la rosa disponibile. Ecco, Roma, El Shaarawy, manca solo l'accordo per il rinnovo, ma si farà, non ci interessa perché poi è un rinnovo, quindi va bene così. Fiorentina nel mirino Falcone del Lecce e Carlos Augusto. La Nazione fa il punto sul mercato in entrata della Fiorentina e riporta che l'obiettivo della società viola per la porta sarebbe Vladimiro Falcone, che è rientrato alla Sampdoria, portiere del Lecce, controriscattato dalla Samp perché era della Sampdoria, ma difficilmente resterà a Genova. Sulle fasce invece la Viola starebbe provando ad inserirsi per Carlos Augusto, laterale del Monza, seguito anche dall'Inter per sostituire Gosens. Carlos Augusto non mi dispiace, troppa prospettiva forse, un acquisto, diciamo che la Fiorentina non si sa adesso come va a finire. Se la Juve dovesse accordarsi, credo che si siano accordati sul fatto del patteggiamento, non va in conferenza la Juve, ci va la Fiorentina. Comunque vediamo per assurdo che la Fiorentina debba rigiocarsi comunque la conference. È un calciatore che può mettersi in gioco, Carlos Augusto, vedremo però, perché c'è il dualismo con l'Inter per quanto riguarda il laterale. Al Nasr nel mirino anche Griezmann. Mamma mia, queste notizie della rabbia mi fanno proprio venire l'orticaria. Il Milan, nessuna trattativa per El Bilal Touré. Ne abbiamo parlato nel video che ho appena fatto del Napoli, perché El Bilal Touré dovrebbe essere un obiettivo anche del Napoli nel caso dovesse partire Osimhen, attaccante con le stesse caratteristiche del nigeriano, non ovviamente spiccate come quelle di Osimhen, altrimenti Erbil Touré costerebbe 80 milioni e non 15-20, però prospettiva sì, caratteristiche da puro 9, area di rigore, opportunismo, colpo di testa, inserimento, tiro, prestanza fisica e velocità, ma non come quella di Osimhen, però calciatore da non sottovalutare. Sapevamo che era una lotta anche con il Milan per vedere di accaparrarsi questo calciatore. Oggi, anzi ieri sera alle 11, notizia che il Milan
si è defilato per la trattativa il Bilal Touré dell'Almeria. Dopo aver perso il derby di mercato per Marcus Thuram, che è andato all'Inter, il Milan è alla ricerca di un attaccante che avrebbe Bilal Touré, eccetera, eccetera. Comunque si sono defilati. Ci sarebbe solo l'Atalanta a dover effettuare questo dualismo col Napoli, sempre nel caso che Osimhen parte, parliamo sempre del Napoli senza Osi e ancora non è successo, quindi calma e vedremo. Udinese, Besao, la cessione sarebbe un bene per tutti, sogno la Premier. Rodrigo Besao esce allo scoperto in un'intervista lasciata al media brasiliano, segue Obaba. Sono dell'Udinese, un anno di contratto, tutto quello che hanno fatto si vede, è un business nel mercato italiano, compra e rivende, se dovessi essere ceduto sarebbe un bene per me e per il club, ho un grande rispetto per l'Udinese che è stata la società che mi ha aperto le porte in Italia, vorrei la Premier. Ma Besao in Premier ci può stare, un West Ham, una squadra, ovviamente non è che arriva, credo, il Manchester City e ti chiede Besao, però difensore che dice sempre la sua, difensore che riesce a marcare anche attaccanti che sono decisamente forti, riesce ad annullare qualche 9 che si presenta dalle sue parti nell'uno contro uno, è un difensore che poi a me non dispiace, quindi ben venga Besao in Premier, va benissimo l'Udinese, se questa è la notizia, Besao, sogno la Premier, nel caso venisse ceduto, state sicuri che l'Udinese ha già il sostituto uguale se non più forte di Besao, poi vedremo chi sarà il sostituto di Besao nel caso parta. Allora, Napoli, David e Moffi se parte Osimhen, sì, Moffi del Nizza non mi piace per niente, abbiamo già analizzato la situazione nel video che ho appena caricato sul canale. Inter, il Chelsea chiude a un altro prestito, il Chelsea non è più disponibile al prestito di Romelu Lukaku, ma vuole cederlo in via definitiva. Al momento l'Inter non può mettere insieme l'offerta giusta, intanto pensa a Morata, in scadenza nel 2024 con l'Atletico, che piace anche al Milan. Situazione questa intrigante perché si era inserito anche il Milan ed il Chelsea, ovviamente l'Inter punta a un altro prestito come l'anno scorso, non succederà sicuramente, quindi vedremo chi si inserirà per Lukaku. Interessante se Lukaku dovesse cambiare casacca. Torino, Bellanova, prima scelta per la fascia destra, l'abbiamo già visto l'altro ieri, non è una notizia nuova, nessuna offerta per Juventus. Rabiot rifiuta un'offerta dall'Arabia Saudita. Adrian Rabiot ha ricevuto una ricca offerta dall'Arabia Saudita ma ha gentilmente declinato. Un motivo in più per la Juventus di sperare nel rinnovo. Il francese è in scadenza a fine mese e Massimiliano Allegri vorrebbe tenerlo. Lo scrive Tutto Sport. Che giornale Tutto Sport. Ecco una notizia di un calciatore che secondo me fa il botto quest'anno. Ha già fatto il botto nel campionato passato ed è sempre stato un calciatore che non mi è dispiaciuto. Parliamo di Orsolini. Fiorentina, nuovo tentativo per Orsolini, nuovo tentativo della Fiorentina per l'esterno del Bologna. Riccardo Orsolini, lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Il club rossoblu vuole 15 milioni per il giocatore che piace anche a Lazio e Juventus. Allora, io credo che Orsolini lasci Bologna sicuramente perché merita. Non è che il Bologna sia una squadra che sia una squadra ovviamente da buttare, però scusatemi, ma moscerini che non esistono, che si infilano negli occhi. Comunque, il Bologna non è una squadra che va buttata sicuramente, però Orsolini in un calcio offensivo tra Lazio e Fiorentina potrebbe veramente dire la sua. Grandissimo, grandissimo piede, grandissimo inserimento, tanta corsa e poi è un calciatore che difficilmente ti stecca la prestazione. Sarebbe veramente un ottimo acquisto, sia per la Viola e sia per la Lazio e Juventus, che si dice siano affacciate alla finestra a vedere cosa succeda. Vedremo, vedremo, vedremo. Queste erano le notizie fino ad oggi nel contorno di questa Serie A, ragazzi. Vedremo poi in giornata, ne usciranno altre, le analizzeremo domani, dopodomani. Faremo questo fino a che inizi il campionato e che inizi quanto prima perché
Ancora deve iniziare il calciomercato e già non se ne può più. Speriamo di arrivare alle ufficialità quanto prima e completare le rose, parlo del Napoli ovviamente, quanto prima per poter lavorare con il nuovo tecnico, con il nostro Rudy Garcia, da subito con tutta la rosa disponibile senza fare le cose come l'anno scorso, ma non è ovviamente, non ci sono proprio i presupposti per fare il mercato dell'anno scorso. Parlo del mercato del Napoli l'anno scorso che è stato comunque aperto fino a fine agosto. Spalletti ha dovuto lavorare con innesti durante i ritiri e con tutto ciò comunque è riuscito a vincere lo scudetto. Quindi tanta roba, il nostro Spallettone che non dimenticheremo mai, ma occhio al presente, al nostro Rudy Garcia e a tutto il Napoli che verrà sicuramente migliorato soprattutto per quanto riguarda gli innesti dalla panchina. Vedremo cosa succede ragazzi, iscrivetevi al canale, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, buona domenica, ciao!